C'è un fantastico detto che fa: chi rincorre due conigli non ne prende neanche uno. Uno dei fattori del successo nella vita è la capacità di concentrarsi su una cosa solo alla volta. Te lo dico per esperienza personale, quindi impara a dire di no a tutto ciò che non ti porta più vicino all'obiettivo e questo può cambiarti davvero la vita. Oh yeah, I told you it's wartime, game time, front lines, step on the field, yeah, it's wartime, Hail Mary, run the play. Sono Patrizio Racco e oggi ti parlo di verità difficili da accettare sulla vita che magari o non conosci oppure stai volutamente ignorando, ma che avrei voluto conoscere 15, 20 o anche 30 anni fa. Nota bene che qui ho detto che avrei voluto conoscere, non che avrei voluto che mi insegnassero, perché come ti spiegherò tra un attimo non c'è nulla che si impara davvero senza avere un'esperienza diretta. Ho 41 anni e ti garantisco che non una singola parola di qualcuno o un concetto letto sui libri mi abbia mai davvero insegnato qualcosa sulla vita. Ora magari penserai, quindi perché dovrei ascoltare te adesso, se già mi stai dicendo che non imparerò niente sulla vita dalle tue parole? Se lo hai pensato, ottimo, hai perfettamente ragione. Te lo dico subito il perché. La mia non è una lezione di vita e non voglio insegnarti niente, sinceramente. Il mio unico obiettivo è stimolarti a prendere consapevolezza di chi sei oggi e di come potrebbe cambiare la tua vita se decidessi di voler diventare la versione migliore possibile di te stesso. Prima di iniziare, se questo video ti sarà utile in qualsiasi modo, ricordati di iscriverti al canale, lasciare un like, così che possiamo raggiungere altri uomini come te e me e aiutare a diventare la versione migliore di loro stessi. Questo piccolo gesto fa una grande differenza per il progetto Better Man. Se mi ascolti su Spotify o iTunes o qualsiasi altra piattaforma, grazie per il supporto che mi stai dando e voglio farti sapere che lo apprezzo molto e ti prometto fin da ora che farò tutto quello che è in mio potere per poter portare valore aggiunto alla tua vita, assicurarti che il tempo che deciderai di passare con me sarà il migliore investimento che tu possa fare. Senza perdere altro tempo con dettagli inutili, lasciami fare ancora una brevissima premessa prima di andare avanti, perché credo che sia importante spendere un paio di parole su chi sono e perché ho iniziato questo podcast. Molto velocemente, sono un uomo che ha dovuto imparare a costruirsi da solo, sono sempre stato molto insicuro, da bambino la mia famiglia e le persone intorno a me non mi hanno mai messo esattamente sulla strada giusta per il successo e per diventare un uomo forte. Fino ai 30 anni la mia vita era un disastro, assolutamente un disastro, non avevo una direzione, saltavo da un'idea all'altra senza concludere mai niente. Onestamente ero la definizione di perdente. Soffrivo di ansia, di depressione, attacchi di panico continui, fino al punto di non riuscire più nemmeno a uscire di casa. Perché un giorno ho deciso di prendere in mano la situazione e di ribaltare la mia vita sottosopra, da dentro a fuori come se fosse un calzino. In pochissimi anni ho costruito un'attività di marketing in Australia con un fatturato di ben oltre quello che un tipo come me potesse mai meritare o desiderare o immaginare. Ho acquistato e venduto proprietà dal valore complessivo milionario, ho creato un brand partendo da zero assoluto che in meno di 5 anni è arrivato a vendere oltre i $600.000 australiani al mese. Sono tornato in Italia nel 2022 e nonostante la maggior parte della gente pensi che in questo paese non si possa fare nulla, sono qui per dimostrare il contrario, che con le conoscenze ed il mindset giusto quasi tutto è possibile, ovunque e anche in Italia. Nell'ottobre del 2024 ho lanciato il brand Metodo Perform, un metodo di allenamento innovativo che la gente sembra apprezzare molto, fortunatamente, e che dopo pochi mesi stiamo organizzando l'apertura della terza sede, il che è abbastanza degno di nota, secondo me. Ti sto dicendo questo non per vantarmi, ma perché non mi importa di farlo e non mi porta niente di buono, però onestamente sono orgoglioso di quello che sono riuscito a costruire con le mie sole forze. E se ci sono riuscito io, ti posso garantire che può farlo chiunque. Quindi ecco perché nasce Better Man, per uomini persi come lo ero io, per quelli che non hanno avuto una guida proprio come ero io. Quindi non mi sento un maestro sicuramente, ma mi sento che potrei essere un fratello maggiore che ha attraversato l'inferno, che ha fatto amicizia con il dolore e che abbraccia la sofferenza tutti i giorni con il sorriso per un bene superiore. Non ho niente assolutamente da vendere, infatti non ti chiederò mai soldi, ci mancherebbe. L'unica cosa che cerco è la tua fiducia ed in cambio farò del mio meglio perché le mie parole possano aiutarti a diventare la versione migliore di te stesso. Better Man è la cosa più autentica che io possa offrirti. Detto questo, partiamo con le verità che ho appreso in oltre 10 anni di cadute, di sofferenze, di lacrime, di antidepressivi, di sudore e di sacrifici. Verità numero 1. Rimandare è da perdenti. Anche se il momento migliore per fare quella cosa che avresti voluto fare era 20 anni fa, il secondo momento migliore per provarci è adesso.
Non è domani, non è lunedì prossimo, esattamente in questo momento, adesso. Ti hanno insegnato ad aspettare il momento giusto e che tutto sia perfettamente allineato, ma ascolta me, significa perdere opportunità. Gli uomini di successo non aspettano la perfezione, non la cercano nemmeno, non perdono tempo dietro falsi miti. Agiscono anche se non hanno tutte le risposte. Un'azione di oggi vale più della perfezione che tanto sanno loro sanno non arriverà mai. Quindi cosa fanno i vincenti? I vincenti agiscono. Non gli importa del giudizio degli altri, non importa se falliscono e se devono ricominciare 1000 volte. Si fermano soltanto quando è fatta, non quando sono stanchi. Verità 2. Sei la media delle 5 persone con le quali passi più tempo insieme. Che ti piacciono o no, le persone che vedi più spesso ti condizionano più di quello che vorresti. Anzi, diventi esattamente come loro. Questo te lo dico per esperienza e ti chiedo di ascoltarmi qui perché è davvero importante. Quando vivevo in Australia passavo tantissimo tempo con un tizio di nome Clark, un cliente con cui lavoravo, con la mia agenzia. Se ti ricordi quello che ti ho detto all'inizio del video, del brand che vendeva per oltre 600.000 al mese, lui era il proprietario. Clark era un mentore per me fino a che un giorno mi resi conto che iniziavo a pensare e a parlare come lui. Incredibile, ma me lo fecero notare più di una volta, persone vicine a me, mia moglie, eccetera. Senza che me ne rendessi conto, in maniera consapevole, persino il mio accento, persino il mio tono di voce si avvicinava al suo, anche quando pensavo nella mia mente. Per non parlare del fatto che usavo solo più magliette nere, esattamente come faceva lui. Nel tuo percorso di crescita personale perderai il 99% degli amici, sicuramente. Non c'è alternativa, purtroppo non si può scappare. Questo punto è fondamentale e merita un piccolo approfondimento. Non lo so che cosa stai pensando, io non posso perdere questa persona, non posso perdere quell'altra persona là, quell'amico, questo, l'altro, siamo cresciuti insieme, siamo andati a scuola insieme, abbiamo fatto questo, quello e quell'altro. La verità è che quando inizi a cambiare e a migliorare, chi ti sta intorno lo nota subito. Alcuni amici penseranno che sei diventato strano, altri inizieranno a dirti che sei cambiato e proveranno a riportarti giù al loro livello. Ovviamente non voglio essere offensivo con nessuno, quando dico livello intendo semplicemente, non voglio mettere sul piedistallo, non voglio dire che tu devi elevarti al di sopra di loro e guardare dall'alto verso il basso, semplicemente se si è insieme è come se ci fosse una sorta di patto dove tutti quanti ci si pone allo stesso livello, ok? Quindi perché succede questo? Perché semplicemente il tuo miglioramento gli ricorda tutte le cose che loro non stanno facendo e che invece sanno che dovrebbero fare. Questo succede perché la tua evoluzione li costringe inconsciamente a fare i conti con la propria mediocrità e a confrontarsi con ciò che non stanno facendo, ma che sanno che dovrebbero fare anche loro. Quindi non te la prendere, onestamente, non cercare di spiegarglielo perché tanto non potrai farci niente. Semplicemente accetta il fatto che è naturale perdere queste persone lungo il cammino, loro non sono cattive persone, semplicemente non sono pronte a cambiare con te. Quindi lasciale andare. Ti assicuro che non perderai nulla di valore reale. Al loro posto vedrai che entreranno nella tua vita persone nuove, persone che condividono i tuoi valori, persone che ti sfidano a essere migliore ogni giorno, persone che aggiungono valore e che crescono insieme a te. Quindi quando inizi a perdere gli amici di sempre è il segnale che sei sulla strada giusta. Hey, brevissima interruzione per un annuncio super importante. Nella descrizione di questo video trovi il link alla guida gratuita Better Man. Questa guida non è la solita motivazione da 4 soldi che dura solo il tempo di leggerla, ma è un manuale pratico per smettere una volta per tutte di sentirti debole, perso e insicuro. Ti spiegherò passo passo, senza troppi giri di parole, come puoi prendere in mano la tua vita, eliminare le paure e diventare finalmente l'uomo che sai di poter essere. Se sei in una situazione di stallo in cui non sai come muoverti e senti di aver bisogno di uno stimolo, allora ti consiglio di scaricarla, leggerla ed applicarla il prima possibile alla tua vita. Ti garantisco che sarà l'inizio di una nuova vita piena di soddisfazione. Scaricala ora, smetti di perdere tempo e inizia subito a costruire la versione migliore di te stesso. Ed ora torniamo al video. Quello che ti chiedo di fare oggi è ora immaginare un tavolo con 6 sedie. Immagina un tavolo rotondo con 6 sedie. Tu occupi una di queste sedie e adesso pensa a chi vorresti che occupasse gli altri 5 posti. Pensa in grande, non trattenerti. Pensa a Steve Jobs o Cristiano Ronaldo, un calciatore, Messi, chi vuoi tu. Mettici chi vuoi nella tua immaginazione. Adesso trova le 5 persone che più si avvicinano a questi 5 ideali che hai immaginato ed entra in rapporto con loro, ovviamente nei limiti del possibile. Ok? Pensa a 5 persone che si avvicinano a questi 5 tratti che tu hai immaginato, che vorresti avere, queste 5 rappresentate dalle 5 persone nel tavolo intorno a te, e vai in giro fisicamente a cercare queste persone che si avvicinano il più possibile. È fondamentale che tu tenga sempre a mente questo.
senti i pareri di tutti, ascoltami bene, senti i pareri di tutti, ma ascolta e ricorda soltanto quelli di coloro che hanno qualcosa che vorresti avere ma che ancora non hai. È importante, ricordatelo. Quindi senti quello che hanno da dire tutte quante le persone intorno a te. Sii rispettoso verso tutti, ma trattieni l'informazione soltanto di coloro che hanno qualcosa che tu vorresti avere. Ovviamente vale anche l'opposto. Tu condizioni le persone con cui spendi più tempo insieme, quindi assicurati di essere quello di cui loro hanno bisogno, oppure fatti da parte. Verità numero 3. La tua mente non crede alle parole, crede solo ai fatti. Il mondo è pieno di guru che vogliono farti credere che basti ripeterti sono forte, ce la posso fare, e ti ci metti davanti a uno specchio, ti puoi dire quello che vuoi e alla fine ci credi davvero. E magicamente ti trasformi in un guerriero invincibile. Se cercavi Anthony Robbins in un tipo come me, mi spiace, purtroppo hai fatto un buco nell'acqua. Non è così che funziona. La tua mente non è stupida, anzi è una stronza intelligente che ti conosce meglio di chiunque altro. Non importa cosa le racconti, non importa quanto cerchi di convincerla. Lei sa esattamente chi sei, cosa sai o cosa non sai fare. Ecco perché quando ti dici sono forte, sono un vincente, lei semplicemente ti guarda e ride. Perché ti conosce, sai che hai sempre rimandato, sai che hai mollato al primo ostacolo, sa che non hai mai veramente combattuto fino alla fine. Ti conosce meglio di quanto tu conosca te stesso. Quindi il fatto è questo. Non puoi ingannare o convincere il tuo subconscio con le parole. Non puoi raccontargli favole assolutamente nel modo più assoluto. E mi spiace dirtelo. Ok, quindi fermati un attimo. Se c'è una sola cosa che vorrei che ti ricordassi di questo video, è la frase che ti sto per dire. L'unica cosa che ti cambierà la vita in meglio sono le azioni. Esiste solo quello che fai. Puoi tranquillamente dimenticare tutto il resto. Te lo ripeto. L'unica cosa che ti cambierà la vita in meglio sono le azioni. Esiste solo quello che fai. Puoi tranquillamente scordarti tutto il resto. La tua mente smetterà di considerarti un mediocre soltanto quando le avrai dimostrato inequivocabilmente il contrario. Quindi non con le parole ma con i fatti. Questa è una verità assoluta che devi accettare subito. Fino a quando non farai qualcosa che dimostri al tuo cervello che si sbaglia, rimarrai esattamente dove sei ora e per sempre. Non cambierà mai niente. Anche se credi che un giorno le cose saranno diverse. Ti racconto questo piccolo aneddoto. Ero in Australia con un amico e lui un giorno mi disse pensa cosa ho fatto, mi sono allenato per un mese perché volevo fare una mezza maratona e sono partito da zero, in un mese sono riuscito a completarla. Mi è rimasta nella testa quella cosa. La mattina dopo, io non ho mai corso in vita mia, ho fatto 21 km di corsa senza allenamento. Non era possibile secondo la mia stessa mente, capisci? La mia stessa mente mi diceva non ce la farai mai, non potrai mai farlo. Più di una volta ho cercato di farmi fermare, ovviamente mi ha fatto sentire ogni sintomo addirittura della morte, però ce l'ho fatta lo stesso, capisci? Da quel momento in poi questa era la mia asticella è salita a questo punto qua, e da questo punto qua non ho mai più accettato nulla al di sotto, gliel'ho dimostrato con i fatti. Verità numero 4. Nessuno verrà a salvarti. Non verrà il governo, non verrà la famiglia, non verrà nessuno. Sei tu il cavaliere sul cavallo bianco che deve salvare te stesso. Aspettare che qualcun altro ti risolva i problemi è una mentalità da vittima. Sai chi si lamenta che le cose sono ingiuste? Te lo dico io. I bambini e i perdenti. Sono soltanto questi due tipi di persone. Nessun uomo che si possa considerare tale darà mai la colpa a qualcuno o a qualcosa per la propria condizione. I vincenti sanno che hanno piena responsabilità di tutto ciò che accade nella loro vita, anche di ciò che apparentemente sembra fuori dal loro controllo, perché sanno che ogni situazione che vivono oggi è la conseguenza di una decisione che è stata presa in passato. Per esempio, i perdenti odiano il proprio lavoro, invece i veri uomini non odiano il proprio lavoro, perché sanno di averlo scelto loro e sanno di poterlo cambiare, costi quel che costi, qualunque sia il sacrificio necessario. Oppure i perdenti si lamentano del governo, perché i politici sono tutti ladri e sono tutti corrotti, ma gli uomini veri sanno che imparando come funzionano le tasse, come funziona la finanza, anche in Italia ci sono infinite strade per avere vantaggi fiscali in maniera legale, perfettamente legale, non bisogna rubare come fanno loro, ok? I perdenti si lamentano dei propri figli e delegano altre persone per cercare di recuperarli, mentre gli uomini veri sanno che la loro completa responsabilità è educare i propri figli mettendosi in prima linea, dimostrando con i fatti cosa vuol dire essere delle persone superiori. Bisogna dimostrarlo a se stessi. Una volta dimostrato a se stessi si può pensare di dimostrarlo ad altri, a maggior ragione ai propri figli, e lo dico da padre.
I perdenti danno la colpa ai genitori, un'altra cosa che facciamo sempre. I vincenti invece sanno che i propri genitori hanno dei limiti, hanno avuto risorse scarse e per quanto non siano stati di esempio, hanno comunque fatto del loro meglio con le risorse che avevano disponibili, no? Gli uomini veri sanno che la loro vita non ha nulla a che vedere con i loro genitori, dipende tutto da loro, non dai genitori, non dal passato. Pure i perdenti sono fuori forma. I vincenti sanno che non possono vivere una vita piena di soddisfazione senza un corpo sano e forte. Pure i perdenti comprano cose, spendono soldi, incazzate. I vincenti comprano tempo. Tempo con se stessi, tempo con la propria famiglia. Devi prendere la piena responsabilità di ogni aspetto della tua vita, perché soltanto così diventi veramente libero e forte. Verità numero 5. Ti serviranno molti più soldi di quelli che pensi. I costi della vita aumentano continuamente e le emergenze sono inevitabili. Non puntare al minimo indispensabile, punta all'abbondanza sempre e non devi vergognarti nel farlo. Guadagna di più, risparmia, investi. Avere un surplus economico significa libertà, sicurezza, soprattutto la capacità di aiutare gli altri. Se ci pensi bene, quelli più benestanti sono quelli che aiutano gli altri, quelli che danno lavoro, quelli che donano soldi in beneficenza. I soldi non sono il fine ma il mezzo, capisci? I soldi sono una sorta di forma di energia, ok? Ti faccio una piccola metafora, diciamo. Essendo una forma di energia, come tale, hanno bisogno di muoversi, di fluire. I soldi non possono stare fermi, non sono stati creati per stare fermi, possono essere immagazzinati per un breve periodo di tempo, come qualsiasi altra forma di energia, però come qualsiasi altra forma di energia si dissipa con il tempo. Okay? Inoltre, come fanno tutte le altre forme di energia, quando vengono usati, producono degli effetti collaterali che si ripercuotono sull'ambiente circostante. Ad esempio, pensa all'elettricità. Per esempio, pensa all'elettricità mentre genera la luce. Cosa fa quando genera la luce? Genera anche calore come effetto collaterale. Allo stesso modo i soldi, passando dalle tue mani a quelle di qualcun altro, producono un effetto su altre persone vicine a chi li riceve come effetto collaterale. Ad esempio, se una persona riceve soldi da te, quei soldi potrebbe spenderli per portare le proprie figlie in vacanza, il che a sua volta produce un altro effetto collaterale sulla persona che riceve quei soldi e così via all'infinito. Immagina invece di tenerli in banca. Inevitabilmente con il tempo ne avrai sempre meno. So che ti sembra strano, ok? Ti sembra strano, ok? Quanto costava un caffè al bar 2 anni fa? €1. Più o meno, forse anche meno. Oggi ne ho visti anche a €1,50. Questa si chiama inflazione e non guarda in faccia nessuno, ok? Quindi se studi, ti informi, impari a gestire le tue finanze e a guardare ad ogni euro come se fosse un piccolo soldatino dorato che va in battaglia e torna vincente con 2, 3, 4, 5, 100 altri soldatini dorati. Ogni singolo euro deve lavorare per te, non contro di te. Verità numero 6. La felicità non esiste. Tutti ti dicono di cercare la felicità, che sia il vero scopo della vita, che una volta trovata sarai finalmente completo. Beh, questa è una cazzata monumentale. Cercare la felicità come fosse un qualcosa insensato e patetico. La ricerca della felicità è precisamente ciò che ti rende triste e insoddisfatto. È ciò che ti fa credere che ti manchi qualcosa quando non ti senti bene, quando sei triste, quando sei preoccupato. Ma sai qual è il vero problema? Che tutti inseguono un ideale assurdo di felicità e finiscono per sentirsi falliti quando inevitabilmente non la raggiungono. Quindi è un mito, è un inganno infantile. Poi Instagram non ha fatto altro che allontanarci ancora di più dal non aver bisogno di essere felici al doverlo essere a tutti i costi. La società moderna, l'intera economia e la finanza sono costruite sul farci cercare qualcosa che non abbiamo, ma che vorremmo. La felicità deve per forza essere un oggetto, una persona, un evento, devo trovarla da qualche parte a tutti i costi. Invece di fare come fanno nei film oppure nei libri, dove lo scopri alla fine, io te lo dico subito, non troverai mai la felicità. Perché la felicità non è qualcosa che trovi, ma è qualcosa che crei. Quindi virtualmente potresti già essere felice adesso se sapessi come fare. Ti faccio un esempio. Nel 2018 mia figlia aveva appena 1 anno. Ero dall'altra parte del mondo, avevo un mutuo di circa $500,000 australiani. Tra l'altro, mutuo in inglese si dice mortgage. Credo che derivi dal francese, che significa fino alla morte. Il che faceva ancora più paura se ci pensi. Mia moglie guadagnava il minimo sindacale, io avevo appena perso l'unico cliente che avevo nella mia attività di marketing, quindi ovviamente avevo paura ed ero nella merda fino al collo, devo essere sincero. In quel momento cosa potevo fare? Chiamare mamma e dirgli mamma ho bisogno? Ovviamente non esisteva l'opzione. Quindi pensi che mi importasse qualcosa della felicità in quei giorni?
Quello che capii è che cercare la felicità era semplicemente un lusso infantile. Quindi ovviamente no, non ero felice, eppure in qualche modo assurdo mi sentivo vivo. Affrontavo ogni giorno come una sfida che dovevo assolutamente superare. E la cosa paradossale è questa. Quando ho smesso di cercare di essere felice, ho iniziato a concentrarmi su risolvere problemi concreti, sulla sopravvivenza, perché si parlava davvero di sopravvivenza, sulla forza, e lì ho iniziato a sentirmi davvero soddisfatto. Non perché fossi felice, ma perché stavo facendo quello che un uomo deve fare, affrontare i problemi a testa alta, uno dopo l'altro. E risolverli mi faceva sentire felice, mi faceva sentire la mia vera essenza, quella di uomo, quella di provvedere alla mia famiglia, di essere, di poterla portare avanti senza problemi. Quindi il mio business divenne quello di risolvere i problemi di altri. Vendevo letteralmente felicità. Quindi se passi la vita a cercare di essere felice, sarai per sempre insoddisfatto. Se passi la vita ad affrontare i tuoi problemi e a superarli, allora scoprirai che la felicità arriva da sola, senza che tu debba cercarla. E quando inizierai a risolvere quelli degli altri, i problemi, ti getteranno letteralmente il cash addosso. La felicità non si trova, ma si crea ogni giorno, affrontando i tuoi guai da uomo vero, senza frignare e senza sentirti vittima del mondo. La vera felicità è arrivare a dire con convinzione: non ho bisogno di essere felice. Io creo felicità per me e per tutti quelli che incontro. Verità numero 7. Non esistono traguardi. Tutti credono che la vita abbia dei traguardi, diplomi, lauree, matrimoni, successi lavorativi, soldi, case, eccetera. Tutti corrono dietro a questi obiettivi pensando che una volta raggiunti finalmente saranno soddisfatti. Questa è un'altra bugia. I traguardi sono delle illusioni che ti mantengono eternamente frustrato e insoddisfatto. Non esistono traguardi finali, non c'è un momento in cui arrivi e finalmente puoi fermarti, rilassarti, goderti la vita per sempre. La pensione ti sembra un traguardo? Cosa cazzo pensi che farai a 70 anni di così eccitante, onestamente? Se poi è quello che vuoi, allora va bene così. Però, uno, non lamentarti mai più, se è quello che vuoi davvero. E secondo, fatti da parte e non intralciare chi vuole creare il proprio destino. La verità è che la vita è un gioco infinito. Non si vince mai, non si finisce mai, e questa è la sua vera bellezza. Gli uomini veri sanno che il senso della vita non è raggiungere un traguardo. Il senso della vita è continuare a giocare, continuare a combattere, continuare a crescere, continuare a migliorare. Non perché ci sia un motivo profondo o una ricompensa finale, ma semplicemente perché questo è ciò che fa un uomo: gioca, combatte, cresce, migliora sempre e lascia il mondo migliore di come l'ha trovato, punto. Se cerchi disperatamente un perché, un significato profondo e finale, finirai sempre deluso e frustrato. Quindi smettila di chiederti perché, non c'è alcun perché. Magari esiste, ma non c'è dato saperlo onestamente in questa vita. Quindi smettila di pensare che devi raggiungere qualcosa di preciso per essere felice. Non devi semplicemente raggiungere niente. Devi solo essere grato di avere l'opportunità di servire gli altri e servire a qualcosa. Pensaci bene. Devi semplicemente continuare a giocare e a trovare la bellezza nel gioco stesso. Devi fartelo piacere perché abbiamo solo quello. Se smetti, muori dentro e diventi un uomo rassegnato alla vita, come la maggior parte delle persone che vedi intorno a te. La vita non è una gara da vincere, è un gioco infinito che ha un solo scopo, è uno solo: continuare a giocare. Verità numero 8. Non sei speciale e nessuno ti deve niente. Questo qua è pesante da ascoltare, ok? Soprattutto è pesante da digerire. Te lo dico chiaramente: tutto quello che hai sentito finora sull'autostima, sulla forza mentale, sulla motivazione è spazzatura. Ti ricordi lo slogan dello shampoo? Perché io valgo. Almeno se sei vecchio come me te lo ricordi sicuramente. Perché io valgo. Per 50 anni ci hanno martellato in televisione con questo mantra. Sebbene la frase abbia una bella storia dietro, infatti ha una bella storia, il fatto che il brand abbia ostinatamente tentato di inculcarci il messaggio è veramente patetico. Aspetta, ma io sono un uomo, quel messaggio era per le donne, magari stai pensando. Effettivamente era per le donne lo spot. Il messaggio in realtà, che tu sia uomo o donna, il messaggio arriva comunque, così come ha fatto con me. Prima di tutto, tu non vali solo perché qualcuno te lo dice 1000 volte. Secondo, è offensivo anche soltanto pensare di dire a qualcuno: ehi, tu vali, e che lui o lei magicamente se ne convinca solo perché glielo hai detto. La verità è che nessuno nasce con il diritto di valere qualcosa. Nessuno vale niente, né tu né io, nessuno intorno a te. Forse siamo importanti per i nostri familiari, ma in realtà non siamo importanti per il mondo. Pensaci un attimo: se morissi domani, il mondo non se ne accorgerebbe nemmeno. Lo so che è pesante, te l'ho detto. Chi ci sarebbe al tuo funerale se morissi domani?
Cosa direbbero della tua vita? Era bravo, era tranquillo, non aveva mai fatto male a nessuno, però chi si ricorderebbe di te veramente? Te lo dico io, in pochi. Alcuni addirittura per impegni di lavoro magari nemmeno riuscirebbero a venirci al funerale. Quindi sei uno come tanti. Primo non vali niente e secondo non sei importante. Non lo dico per sminuirti, ma per aprirti gli occhi. Voglio che tu ti renda conto del tuo ruolo nell'universo. Se comprendi questo concetto, a fondo è una liberazione in realtà. È come liberarsi di un peso. Quindi ora conosci la verità. So che suona poco politicamente corretto in un mondo in cui tutto deve essere addolcito. Mi dispiace, ma qualcuno doveva aprirti gli occhi. Inoltre poi noi uomini siamo ancora meno utili delle donne nell'universo. Ma di questo magari te ne parlerò in un altro video perché merita un discorso a parte. Ok, spero che questi consigli ti siano stati utili. Se credi che potrebbero anche essere utili a qualcun altro che conosci, per favore condividi questo video con loro. Ricordi sempre che è tua responsabilità da uomo avere successo in tutti gli ambiti della vita, nelle relazioni, nel lavoro, nella salute e in tutto quello che fai. La tua vita dipende soltanto da te. Dentro di te lo so che vuoi disperatamente diventare un uomo migliore e questa è l'occasione per cambiare. Ricordati sempre che la mediocrità è il nemico. Il cambiamento può avvenire in un istante, nel momento in cui decidi di voler essere migliore. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!